L'arte come arma. Ecco perché l'arte è la forza più pericolosa nel movimento per la verità. Non hanno preso il controllo della percezione attraverso la ragione, lo hanno fatto attraverso la ripetizione, attraverso le immagini, attraverso simboli mostratici ripetutamente sugli schermi fino a diventare invisibili. Fu così che si instaurò la fede, non attraverso una discussione aperta, ma attraverso la saturazione. Elementi visivi progettati per sfuggire alla tua consapevolezza cosciente e installare programmi al di sotto di essa. Pensaci un attimo, il mappamondo che gira in ogni aula, il razzo che parte in ogni film, gli stessi loghi spaziali, stelle e simboli planetari ripetuti finché non li noti più. Questa non è istruzione, questo è indottrinamento, questa è programmazione e va ancora più in profondità. L'occhio di Horus, la scacchiera, la piramide, antichi simboli sacri oggi invertiti, spogliati del loro significato originario e trasformati in strumento di manipolazione. È così che si mantiene la matrice, non attraverso la logica, ma attraverso incantesimi visivi. I simboli sono ovunque e proprio perché sono ovunque la maggior parte delle persone non li mette in discussione, ma quando inizi a vedere il codice, a vederlo veramente, è allora che l'illusione comincia a sgretolarsi. Ecco perché l'arte è importante nel movimento per la verità, perché parla lo stesso linguaggio che usava la Matrix per programmare le persone, ma racconta una storia diversa. Quando impari come funziona la programmazione, impari anche come invertirla. Ed è questo che fa l'arte quando è allineata con la verità. Non spiega, rivela. La gente potrebbe chiedersi perché mi concentro così tanto sulle immagini, perché pubblico meme, perché non mi impegno in dibattiti o lunghe spiegazioni. La risposta è semplice. Le immagini aggirano le difese mentali. Hanno un effetto più rapido delle parole, si registrano prima che la fede abbia la possibilità di respingerli. Un'immagine nitida e risonante trasmette il messaggio in millisecondi. Non è necessario leggerlo, lo senti. Questa non è teoria, questa è neuroscienza. La parte del cervello che elabora le informazioni visive reagisce molto più velocemente del centro del linguaggio. Quindi, se vogliamo interrompere il condizionamento, l'immagine è lo strumento più diretto che abbiamo. Ecco cosa intendo quando dico che non dibattito. Trasmetto. Non sto cercando di convincere la gente, sto tenendo uno specchio. E se ciò che vedono in quel riflesso li disturba, significa che il segnale è entrato. Questo è l'effetto specchio. Questo è ciò che fa la vera arte, riflette l'inversione verso l'osservatore prima che i filtri possano bloccarla. Ecco perché scatena le persone. Ecco perché prendono in giro, ecco perché si infuriano. Non perché il messaggio è sbagliato, ma perché ha toccato un punto dolente. Ce l'ha fatta. Quanto più forte è la reazione, tanto più profondo è il colpo. Non è persuasione, è riconoscimento. E anche se qualcuno finge di rifiutarlo, il seme è comunque piantato. Questo è il potere della trasmissione simbolica. Va oltre la credenza e tocca la percezione stessa. Ed è per questo che a volte un'immagine può fare ciò che ore di spiegazioni non sono mai riuscite a fare. Ecco cosa sfugge alla maggior parte delle persone: le parole rimbalzano sui programmi, ma l'immagine giusta supera il muro mentale. Quando qualcuno è stato programmato per anni da false autorità, dai media, dallo scientismo, dalla religione come controllo, non si può semplicemente argomentare per ottenere il risultato desiderato. Le difese sono troppo alte, ma quando vedono qualcosa che risuona prima che abbiano avuto il tempo di guardarlo, è allora che inizia il cambiamento. Ecco perché creo quello che faccio. Non solo per esprimere, ma per interrompere. Ed è per questo che non li chiamo meme, le chiamo armi di verità, segnali di verità compressi, cariche simboliche, strumenti per la deprogrammazione. Non si tratta di decorazione, riguardano la rottura. Questo progetto non è nato da un piano, nacque da una visione. Il nome Neo Human Eve è arrivato come una trasmissione, una consapevolezza, la sensazione che non sarebbe diventato un marchio, doveva essere un segnale. Sono sempre stato un artista. Illustrazione, design visivo, suono, movimento. Quindi quando è nata questa missione ho capito che il messaggio non era sufficiente, il trasferimento era importante, ogni pezzo doveva avere una certa frequenza, una precisione simbolica, una risonanza visiva.
Ecco perché mantengo questo standard. Per me l'arte è tutto ciò che viene realizzato con standard elevati, e questo lavoro, quando fatto bene, colpisce come l'architettura psichica. Non solo si vede, si sente. Questa è l'essenza della trasmissione. Non è una questione di contenuto, ma di segnale. Questo è anche il motivo per cui le persone condividono il loro lavoro nei thread, nei forum, nei commenti. Non perché siano d'accordo con tutto, ma perché funziona, attraversa il loro rumore, cattura l'attenzione, cambia qualcosa nella stanza. C'è una citazione di Bansky che mi piace, che riassume tutto questo: l'arte dovrebbe confortare chi è turbato e turbare chi è a suo agio. Questa è la frequenza su cui opera questo lavoro. Se la matrice funziona con i simboli, allora anche la resistenza deve farlo. Solo che questa volta codifichiamo la verità. La gente è stanca della persuasione. Non vogliono che gli venga detto cosa pensare, vogliono provare qualcosa di vero. Il risveglio non avviene attraverso la convinzione, avviene con la risonanza, un'immagine, una trasmissione. Questo è tutto ciò che serve per rompere il circolo vizioso. Ecco perché la chiarezza simbolica è tutto, non è solo arte, è iniziazione, è ricordare. L'arte è stata dirottata, usata per vendere menzogne, per distrarre, per intorpidire, per manipolare, ma ora viene recuperata, non per estetica, ma per verità. Il mezzo è il campo di battaglia. Queste immagini non sono solo contenuto, sono glifi di segnale, chiavi di trasmissione, interruzioni consapevoli. Non si limitano a dire qualcosa, ma fanno qualcosa. Ognuna di esse è uno scontro con una falsa realtà. Non siamo qui per alimentare l'algoritmo, siamo qui per dirottarlo, e abbiamo appena iniziato. Grazie per aver ascoltato. Sono Dino a Neo Human Eve. Pace.